Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi nuovo video per l'ennesimo aggiornamento per quanto riguarda la build up o part works, come dicono gli inglesi, della collezione di Iron Man De Agostini, collezione grazie alla quale possiamo costruire la favolosa armatura Mark III indossata da Tony Stark sia nei fumetti e sia nei film del Marvel Cinematic Universe. Perché questo video? Perché siamo arrivati al fascicolo 75, come vedete, quindi stiamo praticamente a 3/4 dell'opera. Infatti la collezione è previsto che si concluda per quanto riguarda la costruzione dell'armatura con il fascicolo 100, quindi praticamente mancano solo 25 numeri al completamento. È vero che sono previsti, come perlomeno da come abbiamo visto in Francia, dei numeri aggiuntivi, una ventina circa, per ottenere dei pezzi battle damaged, quindi pezzi danneggiati, pezzi da mettere sull'armatura che simulano un danneggiamento dovuto al combattimento, però al momento per l'Italia non sono stati ancora confermati. Poi comunque sia sono pezzi opzionali, ovvero parti aggiuntive che non compromettono il completamento dell'armatura. Infatti, ripeto, l'armatura si completerà con il fascicolo 100. Bene, allora andiamo velocemente a vedere quali parti di questa armatura abbiamo finora e discutiamone insieme. Cari amici, eccoci qua. Come potete vedere abbiamo una miriade di parti ancora da assemblare, che sono comunque parzialmente assemblate tra loro, ma che mancano dell'accoppiaggio finale con le loro sedi definitive. Questo perché? Perché come al solito gli editori cercano di far continuare nell'acquisto della collezione, quindi tendono a non farti completare le singole parti in maniera davvero definitiva. Le uniche cose che al momento sono veramente completate sono il casco, che abbiamo completato già con il primo fascicolo proprio per invogliare i clienti a proseguire, il reattore ARC, e le due braccia. Le gambe, seppur sembrano complete, in realtà vanno ancora, chiuse internamente con le parti che vediamo lì in alto. Menzione di merito all'amico che ha realizzato questa modifica interna per rinforzare questo perno piccolino qui al centro, che era soggetto a sollecitazione nel momento in cui effettuavamo la piega del ginocchio, e che grazie a questa piccola modifica in stampa 3D al momento è veramente saldo e sicuro al suo posto. Ed è proprio per questo motivo che voglio ringraziare pubblicamente Riccardo Aprea per aver progettato questo stupendo pezzettino da inserire qui, per la sua realizzazione pratica. Poi è stato ovviamente anche un pochino realizzato da altre persone, ma l'idea originale è quella di Riccardo Aprea. Gli altri l'hanno sviluppata successivamente a quello che ha progettato e proposto lui. Quindi onore al merito per chi ha fatto il lavoro iniziale. Ringrazio anche Kevin Paganini per aver condiviso dei file di stampa 3D relativi alla base, per chi non avesse la base premium. I file che ha condiviso lui chiaramente sono simili nella realizzazione, ma sempre fatti in materiale plastico, quindi comunque la base data dalla De Agostini è comunque migliore, nel senso che è realizzata in metallo, ma ciò non toglie che anche il lavoro realizzato da Kevin è veramente spettacolare, e poi soprattutto l'hanno fatto gratuitamente. Bene, allora cos'altro dire? Un altro ringraziamento che ci tengo molto a fare è a Gianni Orazzi, perché Gianni Orazzi è stato colui che mi ha consentito di realizzare la modifica con il telecomando, come vi ho fatto vedere anche nel precedente video. Io premendo semplicemente il tasto on del telecomando faccio accendere in contemporanea reattore ARC e casco, vedete? Se premo off li disattivo.
qualche volta non sono sincronizzati perché chiaramente dipende anche come punto l'infrarosso. Qui adesso c'è un po' troppa confusione ovviamente, però comunque il funzionamento è ottimale. E quindi un grazie anche all'amico Gianni Orazzi per questa splendida realizzazione. Cos'altro voglio dirvi su questa build? Allora, a parte tutta questa vastità di pezzi, diciamo, ancora da assemblare, che comunque quelli che vedrete là sopra riguardano quasi completamente quelli delle gambe e delle anche, un'altra cosa, diciamo, da notare è che queste due parti, che adesso vi faccio vedere più da vicino, sono state realizzate in maniera differente, pur dovendo avere la stessa forma. Questa qui, che sto muovendo adesso, è quella forma corretta, che se non erro è stata fornita con il fascicolo 43. Quest'altro, non mi ricordo se era intorno al fascicolo 68, credo, ma non ricordo bene, gli manca questo anellino più esterno, che invece è presente qua. Vedete? Qui non c'è. Contattando la Agostini ci hanno assicurato che questo pezzo verrà sostituito in corso d'opera. Se ciò non dovesse avvenire, comunque è sufficiente prendere un altro diciamo pezzo proveniente dallo stesso fascicolo 43 e potete comunque tranquillamente applicare quello, facendo una piccola modifica chiaramente alla larghezza dei dentini qui dietro. Vedete, ci sono questi dentini, sono differenti come misura da un lato destro e dal lato sinistro, basterà limare uno per renderlo compatibile e applicarlo al limite con un goccetto di colla se necessario. Quindi anche questa è una cosa risolvibile. Questo è il pezzo del bacino dove andranno chiaramente agganciate poi le gambe. Molti si chiedevano se questo movimento così lento sia normale. Assolutamente sì, perché durante la messa in posa, specialmente se dovete creare quella, diciamo, di atterraggio, che è molto gettonata dai più, sarà necessario che le gambe non vengano rovinate o graffiate durante il posizionamento, quindi lasciare questo più lento consentirà l'escursione della gamba in tutte le direzioni e non vi farà creare danni. Queste davanti sono leggermente più dure, ma veramente di poco, quindi comunque il posizionamento dovrebbe risultare ottimale. Quindi non andate a irrigidirle perché vanno bene così. Tanto questo non è un alettone, questo è un pezzo che serve solo per consentire alle gambe di muoversi. Ok? Posizioniamolo qui in terra. Questo è l'ultimo pezzo che abbiamo realizzato. Come vedete cominciamo a montare il busto che è in metallo, quindi pesa. Queste parti, diciamo, argentate sono realizzate invece in plastica, è una placca che è stata applicata successivamente, ma nel complesso il pezzo risulta, diciamo, molto ben fatto e molto pesante. Questa asticella che vedete qui consentirà tramite un tastino di poter accendere il reattore ARC dalla schiena dell'armatura, qualora non facciate chiaramente la modifica, ma nello specifico la modifica che ho fatto io consente comunque di disattivare il circuito interno di ricezione del telecomando, quindi questo sarà utilizzato allo stesso modo per l'accensione, diciamo, iniziale. Come vedete abbiamo applicato anche il primo alettone delle spalle, vedete? Anche questo si posizionerà molto bene. Ecco qua, mettiamo a posto perché non vogliamo danneggiare nulla. Le braccia, ovviamente le gambe, già vi ho descritto con lo scorso video, che vi invito ad andare a guardare, quello della build al 50%, dove vi ho fatto vedere che si accendono chiaramente anche i repulsori presenti sulle mani con cui spara, diciamo, quell'impulso energetico che fa da arma, e fanno anche da, diciamo, propulsori per il volo. E stessa cosa, si accendono sotto i piedi i propulsori per il volo, in entrambi i casi tramite l'utilizzo di LED, quindi a basso consumo energetico, tant'è vero che le pile che ci vengono fornite sono queste qua da 3 volt, quindi evidentemente un consumo eccessivo non deve averlo l'armatura. Ok, queste chiaramente ci sono di varie marche, la Decosini ha fornito questa marca, ma potete tranquillamente prenderle di altre marche. L'importante è che sia del tipo CR1025, questa è la specifica della pila utilizzata. Chiaramente ho visto alcuni che hanno fatto passare anche dei cavi all'interno dell'armatura per accenderla tutta in un sol colpo, ma sinceramente io lo trovo non sbagliato, ma diciamo concettualmente errato. Perché?
perché in realtà Iron Man quando si attiva le uniche cose che si illuminano sono il casco e il reattore arc. Le altre cose, propulsori delle mani, propulsori sui piedi, si attivano durante il volo, quindi accenderli subito, diciamo di prima battuta, sì, può risultare utile, però non è conforme a come avviene, diciamo, nel film, a meno che voi non vogliate posizionarlo in una posizione volante, non so, magari realizzando uno stand in plastica trasparente, in plexiglass che lo tiene in posizione di volo, allora in quel caso può anche aver senso. Però, ripeto, per quello che mi riguarda, preferisco fare queste alimentazioni separate. Dice, ma tanto dopo dovrei cambiare sempre le pile. È vero, però considerate che poi la maggior parte di noi non è che lo terranno 24 ore al giorno acceso, perché alla fine brucereste pure i LED, sareste costretti a smontare tutto per cambiarli. Sarebbe una cosa un po' insensata. Normalmente lo terremo quasi sempre spento, lo accenderemo una volta ogni tanto per godercelo. Quindi alla fine l'utilizzo delle pile non è poi così drastica come cosa. Ovviamente chi invece ha intenzione di tenerlo acceso per più tempo, allora lì in quel caso l'utilizzo di un cablaggio può aver diciamo il suo perché, anche se ripeto, sinceramente dal mio punto di vista io eviterei. Bene, cos'altro vi posso dire? Difetti del modello riscontrati fino ad ora, che siamo al 75% del montaggio? Ma quelli che abbiamo già evidenziato sinceramente durante il video anche della build al 50%, ovvero il problema dei gomiti, che come sappiamo senza l'opportuna modifica che si ottiene incollando le rondelle interne al gomito di plastica e la loro rasatura per renderle un po' più ruvide non terrebbe la posa. Questa invece una volta posizionata regge, vedete? Mentre quella di serie di D'Agostini, così come era fornita, non reggeva perché non offriva sufficiente grip dei materiali tra loro, anche perché la parte qui dell'avambraccio è abbastanza pesante perché è realizzata in metallo, di conseguenza quando diciamo la giuntura del gomito non è sufficientemente dura poi abbiamo problemi per far tenere la posa. Invece le cose sono molto migliorate sulla gamba, perché comunque la gamba, come vi ho mostrato prima, ha al suo interno dei meccanismi del ginocchio delle rondelle dentate metalliche, quindi sicuramente il posizionamento risulta più stabile. Di contro però aveva questa criticità su questo pernetto che vi ho mostrato prima, questo qui centrale, che per fortuna grazie a questa piccola modifica, che poi tra l'altro è veramente economica e a basso costo, e di cui ormai trovate anche il file, diciamo, disponibile per chi si vuole stamparla, diciamo, vuole stamparsela da soli, riuscirete a mettere in sicurezza quel perno per, diciamo, per il futuro. Diciamo, perché senza quella si rompe? Tecnicamente nel senso che non si dovrebbe rompere nel breve termine e se voi lo posizionerete, diciamo, pochissime volte. Ma se siete tipi che vi piace smanettarlo e diciamo piegare il ginocchio più volte per cambiare posa spesso, in quel caso durante il tempo, a causa dell'invecchiamento dei materiali, che comunque le plastiche sono un po' soggette a questo problema nel corso degli anni, e anche in base anche alla sollecitazione che si crea su questo perno quando andate a diciamo piegare il ginocchio, potreste romperlo. Quindi diciamo che per sicurezza io vi consiglio di mettere questa modifica. Chi non lo fa deve prestare la massima attenzione ovviamente quando piega il ginocchio. Altra cosa, molti hanno modificato internamente il ginocchio per rendere, diciamo, la scattosità più leggera, perché quella, diciamo, così come veniva proposta da D'Agostini, sembrava molto molto dura e di difficile, diciamo, utilizzo. Io però vi ripeto, io non ho modificato niente nel ginocchio, ho solo lubrificato le rondelle di metallo, quelle dentate, con questo prodotto, lo Svitol Silicone, che è un olio tecnico a base di silicone, quindi è inerte per le plastiche, se dovesse toccare le plastiche non le danneggia, e al tempo stesso offre quella viscosità necessaria per aiutare il movimento. E dopo l'utilizzo di quello, da dura che era la movimentazione del ginocchio, è diventata molto molto liscia, vedete? Quindi secondo me non richiede interventi particolari. Questo a patto che il montaggio sia stato eseguito correttamente, quindi il posizionamento delle rondelle, l'accoppiaggio del ginocchio nel suo complesso,
e che non abbiate commesso errori durante questa fase, insomma, di montaggio. Se tutto è stato fatto bene, ripeto, secondo me è sufficiente lubrificare. Bene ragazzi, a questo punto cosa vi posso dire ancora? Il modello sicuramente merita, da quello che ho visto finora, seppur con quelle sue piccole criticità che abbiamo elencato, nel complesso è molto spettacolare. Quindi io sinceramente lo consiglierei a chi ancora non l'ha fatto, anche perché è di recente partita la ristampa 2021, quindi lo trovate ancora sia in edicola e sia è possibile abbonarsi di nuovo dal sito della De Agostini, siti che poi vi lascerò chiaramente anche nella descrizione del video. Quindi se siete appassionati di Iron Man e soprattutto di quella sua incarnazione cinematografica, dove abbiamo visto appunto un Tony Stark molto divertente e spettacolare, io vi consiglio francamente di comprare questo modello. Certo, l'attesa per vederlo completo è un po' lunghetta, perché parliamo di un poco più di 2 anni alla fine, tra ritardi e spedizioni che vanno perse in generale, però comunque la De Agostini, se voi segnalate un problema, vi rispedisce tutto gratuitamente senza problemi. Stessa cosa se si dovesse danneggiare un pezzo durante il montaggio, quindi diciamo che non ci sono problemi da questo punto di vista. Io personalmente ve lo consiglio, sicuramente è molto spettacolare e farà la vostra bella figura in collezione, anche se avete già altre figure tipo quelle Hot Toys eccetera, che sono molto gettonate, però comunque anche quelle hanno un costo importante. Certo, non a livello di questa, ma questa è anche in una scala superiore, perché vi ricordo che in scala 1 a 3 normalmente le Hot Toys, se non ricordo male, sono in 1 a 6, quindi c'è una bella differenza di misure. Questa armatura di De Agostini è alta ben 60 cm, ragazzi, quindi stiamo parlando di un bel pupazzone, se vogliamo metterla così. Piccolo cambio di veduta prima di concludere questo video, per mostrarvi la base economica, diciamo, che viene fornita a tutti gli abbonati, anche a coloro che acquistano in edicola, per tenere esposto il proprio modello. Chiaramente non è come quella, diciamo, premium, che è dotata di luci LED e ha una forma molto più conforme alla pedana utilizzata e vista nel film, però anche questa comunque nel suo complesso è carina. È dotata chiaramente di quelle sue, diciamo, morse di attracco, che adesso vi mostro, ecco qua, con cui potrete mettere in sicurezza il modello e fare in modo che non cada. Vedete, premendo qui si allarga per poterlo far prendere presumibilmente intorno al bacino, e consentirà quindi al vostro modello di Iron Man di non cadere, di rimanere stabile nella sua posizione. Ovviamente sarà più facile usarla nella posizione da in piedi, per la posizione, diciamo, d'atterraggio non dovrebbe essere nemmeno necessaria, però comunque ha su questo palo verticale diversi fori in cui possiamo cambiare l'altezza della pinza, quindi volendo forse potremmo tenerlo ancorato anche in diverse posizioni. Bene ragazzi, detto ciò io vi saluto, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione, vi consiglio di nuovo questa splendida figura, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e vi do appuntamento per quanto riguarda Iron Man alla conclusione del modello, ovvero quando raggiungeremo l'uscita numero 100 e avremo l'armatura completa. In quel caso farò una recensione finale del prodotto, dirò le mie considerazioni finali e vi saprò probabilmente comunicare se anche per l'Italia uscirà l'estensione Battle Damage per i pezzi, diciamo, da combattimento danneggiati, da sostituire ovviamente a quelli che vediamo già qui forniti. Per ora è tutto amici, vi saluto, grazie a tutti e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao da Andrew!